secondo video non era previsto, ma visto che al Blocca Tutto ci piace che le informazioni girino e le cose le sappiano tutti, ho deciso di fare un secondo video. Intanto vabbè, colgo l'occasione per farvi vedere la livrea che il nostro boss Mattia Desiderio ha fatto per questa carrozzeria, e come al solito ha fatto un lavoro spettacolare. Poi vabbè, la carrozzeria qualcuno l'ha già vista, non l'ho fatta io ho fatto solo i passaruota, i supporti dei fanali e tutto il pianale in carbonio, perché altrimenti non riuscivo ad infilare la carrozzeria sopra al Black Bunny. Come sempre facevi in culé. Poi veniamo al succo del discorso. Allora, oggi mi sono riuscito a ritrovare i cerchi che non trovavo e ho montato le prime due gomme, le Pin di Injora e le Proline BF Goodrich Crawler TA da 120 in mescola G8. E poi mi sono preso un po' di tempo perché qualcuno sotto al post dell'altro giorno mi ha chiesto se sono per 1,9 o 2,2. Io ho questo anello Badlock stretto che ha 1,9, però come vedete ha un giro di piombo, di piombi quelli classici da gommista, e poi c'è questo che ha una colata di piombo vero fatta su misura. I diametri delle due piombature sono pressoché identici e come vedete logicamente non è più un Badlock da 1,9, ma è quei 5-6 mm in più che corrispondono più o meno ad un cerchio da 2,2. e adesso vi faccio vedere come vengono gli inserti verdi con l'anello da 2,2. Prima di tutto si montano, perché comunque il silicone un po' cede e per montare si montano, però come potete vedere la parte più interna si schiaccia e sostanzialmente lavora solo in alcune parti. È logico che magari sotto trazione non ce ne accorgiamo, però secondo me da vedere così proprio bene non lavoreranno più. Perché questo secondo video? Allora, come potete notare gli inserti hanno una sezione più o meno a pera, mentre la sezione delle pin è rettangolare. Montate su questo cerchio, che per adesso è solo imbastito, non ci sono ancora dei viti per tenerli chiusi, le gomme diventano bombate e non so fino a che punto possa essere corretta la cosa. Le pin sono larghe 35 mm e la spalla in questo caso è bella piena, però cosa succede? Che se noi mettiamo una cosa fatta a pera dentro ad una gomma squadrata, succede che l'angolo tra la spalla e il battistrada è vuoto e si sente proprio che è vuoto, che non c'è il riempimento. Quindi non so come si comporteranno queste gomme. Poi veniamo alle Proline BF Goodrich. In questo caso la gomma non è più da 35 come le pin, ma è da 45 di larghezza, ed infatti se andiamo a tastare la spalla risulta
non completamente piena. In più, in questo caso, il problema del riempimento a pera sulla gomma abbastanza squadrata è ancora più evidenziato, quindi bisogna trovare, per farli lavorare bene, bisognerebbe trovare delle gomme da 35 mm di larghezza che siano belle tonde come sezione. Al momento però non mi viene in mente nessuna gomma con queste caratteristiche. Stiamo a vedere come si comporteranno il 21 in pista al blocca tutto di Forlì. Sono fiducioso, però secondo me sui laterali la mancanza di questa porzione di riempimento, che è abbastanza notevole perché non rende bene l'idea, ma lo scasso è 45 gradi e sarà un 7 mm per 7, 8 mm per 8, quindi manca una bella porzione. Secondo me questa mancanza sui laterali potrebbe farsi sentire in maniera abbastanza importante. Stiamo a vedere. Sicuramente la gomma rende. Adesso la forza che ci posso mettere con la mano è sempre quella scarsa, senza fare troppo peso, però il riempimento e copertura coppiano bene sia nel caso delle BF Goodrich che nel caso delle pin, anzi con le pin forse coppiano ancora di più perché la forza che ci sto mettendo è ancora minore. Poi qui il tavolo offre poco grip, quindi scivola tutto, però cedono le pin, cedono un pelino di più. Dimenticavo, i riempimenti pesano circa 35 grammi l'uno, visto che qualcuno molto puntiglioso mi ha chiesto anche questo particolare. Che dire, adesso aspetto di riuscire a montare tutte e quattro le gomme, anzi tutte e 8 le gomme, e logicamente però non ho due treni di cerchi stretti, quindi uno dei due treni andrà su un cerchio con un bedlock da 3 o 4 mm in più, rimarrà un po' meno l'effetto pera, però questa diciamo che non è assolutamente un problema. Però se vogliamo avere l'accoppiamento perfetto, questi bedlock da 19 sono perfetti, perché l'interno dello riempimento, la sede dove va il bedlock interno, è 20 mm, quindi il 19 calza un pelino stretto, mezzo millimetro per parte, non è un problema. Il 21 invece o il 22 iniziano ad essere un po' larghi nella zona di contatto. Non dovrebbe essere un problema, soprattutto se magari poi li andiamo a mettere sulle BF Goodrich, che sono comunque un po' più larghe, mentre invece su una gomma come la Pin, che è stretta, ricordo 35 mm di larghezza, l'effetto finale della gomma non è poi proprio godevole, perché verrebbe tonda sopra e poi pari sotto, se non addirittura un po' spanciata sugli innessi del cerchio. E vediamo, come sempre aspettiamo il test. Grazie per avermi dedicato questi 10 minuti, spero di esservi stato utile, e se avete bisogno di qualche chiarimento rimango a disposizione. Ricordo, io sono Mike del Blocca Tutto.